esponenti affiliati di Cosa Nostra i rapporti tra Rina e Provenzano. I rapporti fra Rina e Provenzano che si sentivano, non perché io li abbia visti, e mi sembra che siano quelli che ho già spiegato, cioè Rina il cervello, Provenzano il braccio, e chi preferiva andare in commissione era il Rina e meno il Provenzano. Se era questa la risposta che desiderava. Se la posizione di Provenzano rispetto a Rina era una posizione, diciamo sì, paritaria dal punto di vista della presenza nella commissione, insomma. Era Luciano Ligie che lo voleva questo senso di parità. E i rapporti tra Rina e Bagarella? Lei mi parla di cose che io non posso sapere per un semplice motivo. Io devo parlare che a voi fa tanto comodo per sentito dire, che poi per sentito dire è una cosa molto distinta dalla persona di cultura che dice per sentito dire. Invece per un uomo d'onore che parla con un altro uomo d'onore non è più per sentito dire culturalmente parlando, è un sentito dire affermazione. Quindi quando voi dicete Buscetta dice per sentito dire, commettete un errore. Quando parlo io non è più per sentito dire, non sono due commari che si incontrano per le scale e si dicono per sentito dire. Quando parlano due uomini d'onore sono affermazione, non più per sentito dire. Bene, fatta questa premessa... Fatta questa premessa, io dico che i rapporti fra il Bagarella e il Rina erano buoni, se o qualche altra cosa. Cioè, stavano dalla stessa parte durante il contrasto, non hanno avuto mai motivi di contrasto tra loro. Io credo di no, non ne hanno mai avuti. Presidente, può chiedere anche perché, lo ha già detto, però forse sarebbe bene sentirlo un po' più precisamente, perché nel 1980, perché mi pare che l'abbia ripetuto anche stamattina, come dire, Rina aveva già in mente la uccisione di Tommaso Buscetta, che poi si è sviluppata anche con la uccisione dei familiari, eccetera. Perché? Qual era la ragione che gli era presente? Se lui aveva presente questa ragione il motivo di questo intento omicida? La ragione mi viene dopo, non in quell'epoca. Se è questo che voleva sapere. No, mi pare di aver capito che lei abbia detto poco fa che già sì, nel 1900... ma la ragione vera mi viene dopo, perché io fin dal 1972, quando entro nel carcere di Luciardone, io vengo molto discusso come mia permanenza nella famiglia di Portanuova. Ne mando a parlare con Giuseppe Calò. Giuseppe Calò mi dice che non è vero, che queste sono tragedie che fa Gaetano Badalamenti. Quindi io sono in regola. Quando io esco nel 1980 e incontro Giuseppe Calò mi dice che io non sono stato mai messo fuori famiglia. Ma dopo quest'anni, dopo le dichiarazioni del signor Rina spontanee dell'altro giorno e anche in tempi precedenti, capisco che la versione del Rina risale a molti anni fa. Questa è una deduzione mia, è una cosa che io stesso mi faccio il resoconto. Quindi in sostanza invece poi lei si rese conto all'epoca di questo intento quando, come dire, contemporaneamente all'uccisione di Bontate e di Inzerillo. Solo allora lei ebbe percezione che in realtà era cominciata anche un'operazione che tendeva alla sua uccisione. No, in questo lei è in errore, perché io non ho avuto, neanche allora, io sono rimasto indifferente e io pregai delle persone affinché facessero sapere a un mio figlio che si trovava in carcere che lui non doveva fare domande per quanto era successo né a Bontati né a Inzerillo, perché a lui queste cose non interessavano.
Ma insomma, allora Buscetta perché Ma insomma, Rina avrebbe dovuto ucciderla? Perché? Perché ero forse uno che potevo contrastare. Se era questo che desiderava lei. Perché poteva contrastarlo in che modo? Se lei Sì, ma non possiamo fare le nottate qua a discutere delle mie cose. Presidente, io lei deve sto discutere delle cose del suo cliente. Non intendo avere contestato Risponda, delle no, cose, Buscetta, Presidente. risponda. Sì, ma La domanda è Non precisa. intendo avere fatte contestazioni, Presidente. La domanda è dal testo. precisa. La domanda del difensore di parte civile è precisa. In che modo lei poteva contrastare? Lei era, forse, ecco, professore Castro, mi consente che la completo io se posso. Certo. Forse lei era in ascesa. no, io non sono stato mai né in ascesa né in discesa. Io sono stato E perché un personaggio. dice il difensore com'è che poteva contrastare? Signor Presidente, io sono stato 8 anni, no, 6 anni dentro Luciardone e io sono stato il padrone incontrastato dentro Luciardone. Ho fatto tutto quello che a me andava a genio di fare e ho fatto anche quello che al signor Rina forse non piaceva, ma ho comandato io alla mia maniera, con dignità e con la giustizia per i carcerati. Io ho aiutato i carcerati. Quindi aveva una posizione di prestigio. Di prestigio. Questo vuol dire, Sì, vero? esatto. E quindi era, proprio per questa posizione di prestigio, era uno che gli poteva dare fastidio. Ecco, questo è il concetto. Esatto. Lui sapeva della grande amicizia che io avevo con Bontadi e se la mira era anche Bontadi era necessario che io non fossi nel giro. Difatti io non intervengo nella morte di Bontadi. Mi viene a trovare Badalamenti e io ci dico, io non sono interessato Dopo l'omicidio dopo di l'omicidio Bontadi e dopo l'omicidio di Inserito. Inserito. E dopo Cioè, attorno tanti siamo altri agli omicidi, anni 82 allora. ma dopo tanti altri omicidi, ancora i miei figli non sono scomparsi. E io le dico che a me non interessa quella guerra, perché io ho fatto tanti anni di galera, volevo godermi la mia libertà. Non desidero tornare a Palermo. Ah, ho capito. Ecco, questa risposta mi pare. Va bene, Presidente. Le ultime due domande. Io vorrei che Salvatore Buscetta potesse in qualche modo, Tommaso Buscetta potesse in qualche modo precisare nel 1982, quando lui si trovava in Brasile, parlo naturalmente del periodo del precedente, immediatamente precedente l'uccisione di Pio La Torre di Rosario Di Salvo, se lui ricorda quale potesse essere in quel periodo di tempo la composizione della commissione. Nel 1900, siamo i primi mesi del 1982. Risponda. Non sono in condizione di essere deciso di quella commissione. Mi pare che in quel periodo lei aveva dei rapporti abituali con Gaetano Badalamenti in Brasile. Sì. E Gaetano Badalamenti faceva dei commenti, riferiva le cose che gli arrivavano dalla Sicilia. Ma allora, se non chi comandava la commissione tramite Badalamenti, chi comandava Cosa Nostra in quel periodo? Chi era in grado, per intenderci, di ideare e poi organizzare un omicidio importante come quello di Pio La Torre? Se naturalmente ne parlava con Badalamenti. Badalamenti non era in condizione più di parlarne molto bene perché Badalamenti era estromesso dalla Cosa Nostra. Lui poteva saperle extraufficialmente. Beh, però per il delitto dalla Chiesa qualcosa disse. No. Cosa disse? Dissi, sicuramente in questo omicidio avranno partecipato dei catanesi per camuffarsi, ma non è che disse grande cosa sull'omicidio della Chiesa. Beh, quindi insomma lei in quel periodo, i primi mesi del 1982, non ricorda, non sa insomma chi è che faceva parte del comando di Cosa Nostra. Ma io gliel'ho detto già in precedenza, fino al 1985 io credo che sia stato
Michele Greco. Ufficialmente. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Prego, avvocato Sorrentino. Avvocato Sorrentino, parte civile PDS. Vorrei insistere su aspetto cronologico e credo che il signor Buscetta abbia già fissato la posizione di Riina, se era effettivamente di fatto il capo della commissione nel 1982. È abbondantemente risposto. Comunque, se vuole... Ma ho detto no. È frammentaria quella che io conosco nel 1982. Quale nome io dovrei collocare per la... No, parla la domanda, lei si preoccupa un tantino di fare polemica. Lei deve perire le domande e la domanda è nei primi mesi del 1982 Riina, secondo lei, era il vero capo della commissione o no? Sì. Ecco. Va bene. Altri difensori desiderano intervenire? No. Pubblico ministero? Nessuna domanda. Una domanda a Salvatore Riina. Sì, Ecco, io vorrei che la domanda riguardasse il 1970, il cosiddetto golpe borghese, nel corso del quale, diciamo, nella preparazione del quale, Tommaso Buscetta ha riferito che ci furono contatti con esponenti di Cosa Nostra. Questo episodio, questi contatti, furono per la verità confermati nell'altro processo da Luciano Liggio, che anzi citò in quell'episodio per dire quello di Reggio Calabria. sì, per dire che conosceva Tommaso Buscetta. E può chiedere a Salvatore Riina se lui ha avuto, come Luciano Liggio, conoscenza di quell'episodio, se partecipò a questi incontri? Il difensore vuole sapere se lei ha notizia di questo discorso che c'è stato, Liggio, il colpo borghese, ne sa niente di tutte cose. Mi rifiuto di rispondere, signor Presidente. Si rifiuta di rispondere. Va bene, Presidente. Riina può essere accompagnato al suo posto, c'era il problema di Calò. Buongiorno. No problema, l'avvocato... E lo facciamo, mi sicuro riposare. Totò Riina ha scelto il silenzio e lo scontro in quest'aula tra mafia e antimafia è stato lo scontro tra il silenzio e la parola, e ha vinto la parola perché ha vinto Tommaso Buscetta, che, sicuro di sé, convincente, per nulla intimidito dalla presenza del grande capo, ha lanciato a Totò Riina l'accusa forse più infamante e più umiliante per un boss, quella di aver portato la propria organizzazione alla rovina. Forse Tommaso Buscetta avrebbe preferito vincere in un vero combattimento anziché con la fuga dell'avversario, ma le cose sono andate così. Ora il secondo confronto previsto per questa giornata, quello fra Calò e Buscetta. Ma chi è Pippo Calò? Pippo Calò è stato il capo del mandamento di Porta Nuova, lo stesso di cui faceva parte Buscetta. È stato definito l'ambasciatore di Cosa Nostra perché agli inizi degli anni 70 si trasferì a Roma, dove diventa il collegamento tra servizi segreti, malavita organizzata, camorra e banda della Magliana, e ambienti politici. Fuori stato per traffico di stupefacenti nell'85 a Roma. È stato condannato per associazione mafiosa a 23 anni nel maxi processo di Palermo ed è stato condannato all'ergastolo a Firenze per l'attentato del treno 904. Buscetta può senz'altro, Calò ha chiesto il confronto, esatto, sì.